Da cosa si giudica la qualità di un fotovoltaico? Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi voglio dare la mia personale risposta a questa domanda, anche per aiutare tutti quelli che stanno in questo momento scegliendo di comprare un impianto e stanno valutando tutte le offerte che gli sono arrivate. La qualità di un impianto fotovoltaico ovviamente si misura dal prezzo. No, vabbè, sto scherzando. La qualità di un impianto si misura da diversi fattori. Parlando per esempio dei materiali principali, pannelli e inverter, so che alcuni tecnici non saranno d'accordo con me, ma per quello che è il mio pensiero i pannelli non sono il fulcro di quello che è l'impianto. Nel senso che secondo me non dovete per forza puntare al pannello più performante, più costoso che esista. Sì, un pannello di qualità, un pannello all'avanguardia è quello che ha la potenza più alta a parità di superficie. Però anche restando su pannelli magari con un rapporto potenza-superficie più basso, non vuol dire che si scada di qualità, semplicemente avrete bisogno di più pannelli e più superficie per arrivare alla stessa potenza. Quello a cui secondo me bisogna fare attenzione quando si confrontano pannelli di offerte diverse è per esempio il range di potenza del pannello. Infatti tutte le potenze dei pannelli hanno una certa tolleranza, intorno al 2-3%. Bisogna controllare che nella scheda tecnica del pannello ci siano solo tolleranze positive, perché altrimenti vuol dire che potrebbero arrivarvi pannelli di una potenza leggermente più bassa di quella che avete pagato. Altro fattore importante quando si parla di pannelli è la possibilità di sostituirli, quindi scegliendo pannelli di una marca un po' di nicchia si rischia poi che se il pannello si rompe sia necessario sostituirlo con pannelli di un altro tipo e magari non si trova più l'esatta corrispondenza dei parametri di connessione tra i pannelli. Un ultimo suggerimento che vi do è state attenti a scegliere dei pannelli particolari. Esistono diversi tipi di pannelli, dal mono e policristallino classico di forma rettangolare da 1 metro per 1,6 m, passiamo ai pannelli amorfi, alle tegole fotovoltaiche, ai vetri fotovoltaici. Qualche anno fa erano in commercio anche i pannelli tubolari. Attenti a scegliere questi tipi di pannelli particolari perché comunque anche loro hanno dei parametri di connessione di massimo rendimento particolari, appunto. Se si rompono e sfiga vuole che la ditta che li produce è fallita, potrebbe essere molto difficile sostituirli. A parte queste considerazioni, se scegliete dei pannelli da 300 watt piuttosto che dei pannelli da 360 o da 280, potete confrontare il rendimento percentuale, che in pratica identifica la quantità di spettro solare che viene trasformata in energia, però se stiamo su pannelli diciamo comuni una grossa differenza non c'è in questo momento, a meno che non si vada su tecnologie particolari. L'altro componente importante dell'impianto, che secondo me è appunto quello principale, quello a cui stare più attenti, è l'inverter. Un inverter di qualità fa una produzione di qualità, quindi magari se volete risparmiare qualcosina su un pannello piuttosto che un altro, il mio consiglio invece è di non lesinare sulla qualità dell'inverter. Cosa distingue un inverter di qualità? Il rendimento percentuale, anche lì potete confrontare il rendimento europeo o il rendimento generico, quello dichiarato dalla ditta. La qualità costruttiva, il servizio di assistenza, che è molto importante, e andando un po' più sul tecnico, il range di funzionamento. Perché dico che l'inverter è la parte più importante di un impianto? Perché è proprio lui con i suoi algoritmi che va a ricercare il punto di massimo rendimento dell'impianto e che determina con il suo range di funzionamento l'avvio e lo spegnimento dell'impianto. Per quanto riguarda i materiali accessori, l'unico suggerimento è state attenti che vi servano veramente. Per esempio un monitoraggio esterno potrebbe non servirvi se l'inverter che vi propongono in offerta ha già un monitoraggio integrato. Finito il capitolo materiali, passiamo agli altri aspetti che fanno un'offerta di qualità e un impianto di qualità. Prima cosa a cui fare attenzione è la cura con cui la ditta che vi propone il fotovoltaico vi fa l'offerta. Per fare un preventivo giusto e mirato è essenziale fare un sopralluogo iniziale. Diffidate delle ditte che vi mandano il preventivo così solo perché li avete contattati. Secondo me mancano un po' di professionalità, perché io non posso dirti se sul tuo tetto ci stanno 3 kW
senza averlo visto, perché magari ci sono ombreggiamenti o altre problematiche che potrebbero anche rendere poco conveniente il fare un impianto fotovoltaico. Se volete un approfondimento su questo tema potete guardare il mio video che vi faccio passare qua sopra. Insomma, se un installatore non vede il vostro tetto, difficilmente la sua offerta sarà mirata e congrua. Ultimi fattori da valutare: l'esperienza dell'installatore, perché ve lo dico, dopo 10 anni di lavoro nel fotovoltaico, se il vostro elettricista di fiducia si inventa di voler montare l'impianto fotovoltaico e non ne ha mai fatto uno, lasciate perdere, tenetelo come elettricista, perché per quanto possa sembrare banale, anche montare un impianto fotovoltaico non è così semplice e ci sono degli accorgimenti che solo un tecnico con esperienza può avere. E infine valutate anche la garanzia che vi danno su questo impianto, sia i costruttori dei pannelli e dell'inverter, sia chi vi vende l'impianto e magari il servizio di assistenza, perché per quanto l'impianto una volta messo su funziona da solo, qualche volta un controllo magari annuale, se sta funzionando, se sta andando bene, se sta andando male, sicuramente è una tranquillità in più. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con le valutazioni che ho fatto e se avreste aggiunto altri fattori da considerare. Nel frattempo io vi do appuntamento a venerdì per una nuova recensione e a martedì per un'altra puntata delle FAQ sul fotovoltaico. Ah, un'altra cosa da valutare è che l'installatore si affidi a un buon progettista. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se mi sono dimenticato qualcosa, se avreste detto delle cose diversamente. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e condividetelo, se non vi è piaciuto scrivetemi nei commenti che cosa non vi è piaciuto, così ci lavorerò su. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Se il canale vi piace e volete sostenerlo potete farlo su Patreon, vi lascio il link in descrizione. Qui sotto trovate anche il link alla mia guida per i neopossessori di impianti fotovoltaici, fotovoltaico domestico e istruzioni per l'uso, che trovate su Amazon, e i link a tutti i miei canali social per dubbi, chiarimenti, consulenze e informazioni varie. Qui a sinistra trovate i miei ultimi video e i video consigliati. Io vi do appuntamento tutti i martedì per una nuova puntata della rubrica dedicata alle domande legate agli impianti fotovoltaici e alle energie rinnovabili, e tutti i venerdì per una nuova recensione. Grazie di aver visto questo video fino alla fine, un saluto da andreapiccinelli.net.